anche quando venivo additato in maniera molto pesante, l'hanno fatto spesso, magari per i miei errori, non mi sono mai spiegato perché non credevo fosse necessario, ho solo dimostrato. Io non sono mai felice. Sereno? Sei sereno allora? Sì, sono sereno, sì, sì, oggi più di ieri. Però vorrei anche ricostruire dei rapporti, magari con una donna in maniera diversa, non mi dispiacerebbe. Live con Gianluca Grignani. Come stai Gianluca? Bene, bene. Tu stai bene? Molto bene, grazie. E sono molto felice di averti qui oggi. Facciamo due Grazie, io sono chiacchiere e felice di parliamo essere. del tuo nuovo singolo, A Long Goodbye. Di cosa parla? Guarda, in realtà questa canzone quando l'ho scritta di getto in un quarto d'ora. Poi l'ho ripresa e ho finito il testo a distanza di quasi 2 anni, perché parla della mia separazione, quindi, ma al di là della mia, è un po' sai, questo è un periodo dove va quasi di moda separarsi. E ti Sì. dirò, non è che la cosa mi sia dispiaciuta, però in ogni caso è un dolore, un cambio di vita, no? Quindi una marcia diversa. Può essere una marcia in più o una marcia in meno per alcuni. Per me devo dire che credo sia stata una marcia in più, credo sia una marcia in più. Allora, vorrei soffermarmi adesso su alcune cose che fanno parte del testo. Io te le leggo, poi le vorrei commentare insieme, ecco. La libertà ora mi sta parlando, le tue ragioni hanno sempre meno senso. Guarda, è chiaro anche a me, siamo un long goodbye. La libertà ora mi sta parlando. Considera che, almeno per me, sono un uomo, quindi le donne hanno una visione diversa, sono più veloci in un certo senso. Noi uomini, cioè, quando prendono una decisione la prendono quasi, a volte spaventoso, hanno degli switch tremendi, no? Hanno le loro gestazioni, mentre noi uomini perlomeno gestiamo le emozioni e poi quasi le sopprimiamo. Una delle emozioni principali, perlomeno che io ho sempre avuto, è la voglia di libertà, no? Mi mancava la libertà che avevo da ragazzo. Io ci ho creduto molto al matrimonio in un certo senso, pur essendo libero, perché io ero libero totalmente. Per me era comunque un dovere, no? Io ho preso delle responsabilità, con responsabilità a modo mio, le solvevo e ancora oggi lo faccio. Ovviamente in maniera diversa. Però la libertà mi mancava, quindi per me la libertà ora mi sta parlando, attenzione, la libertà ora mi sta parlando vuol dire se tu mi dai questo gancio, io volo. Perché è una cosa che mi manca molto. Gianluca, ma cos'è la libertà per te? La libertà, diceva Lucio, che ci pensavo Lucio Dalla, è una cosa difficile da gestire. Chi ce l'ha non è coraggiosa. Essere liberi bisogna essere coraggiosi. Io ho la fortuna di essere un menefreghista, in primis, arrivo al dunque, e di avere il plauso, se vuoi chiamo il plauso della gente, del pubblico, del popolo. Nel senso che anche quando venivo additato in maniera molto pesante, l'hanno fatto spesso, magari per i miei errori, non mi sono mai spiegato perché non credevo fosse necessario, ho solo dimostrato. Però in questo ho sempre avuto l'aiuto della gente, che molte persone proprio hanno visto in questo mio atteggiamento la libertà di non dover dare spiegazioni. Detto questo, oggi le mie spiegazioni sono abbastanza esaustive perché sono fatte con i fatti e tutto il resto. Quindi la libertà è questo, però come medico bisogna essere coraggiosi. Chi critica e giudica, io sono convinto che non sa osservare, e quindi le persone che non sanno osservare non hanno nulla da criticare o da giudicare poi alla fine. A un certo punto all'interno del testo c'è un pezzettino proprio in inglese, te lo vorrei leggere e poi lo commentiamo insieme. I know the feeling, I know you are right, but I just did it, and I'm empty inside, but I'll be back again, all day, all night. Vorrei trasferire la differenza che in inglese una persona sente, no? Quindi l'inglese è più compresso proprio di suo, e quando ci sono delle parole non hanno diversi significati, almeno che non dicano pioggia, allora è un altro discorso. Però di solito sono, come tu ben sai, molto chiari nelle loro emozioni, che sono diverse da noi, che invece siamo più mediterranei e abbiamo diverse sfaccettature. Quindi la frase I know your feeling, I know you're right, cioè è chiaro per me quello che stai dicendo. Conosco le tue sensazioni, però non ci posso fare niente, questo è il concetto, detto in maniera stretta. Certo, ma ti piacerebbe lavorare ad un prossimo progetto musicale tutto in inglese? Guarda, hai detto una cosa che già sta accadendo, quindi probabilmente. Io scrivo molto in inglese, poi pensa che molte cose che scrivo sono tradotte in italiano in realtà. Invece adesso vorrei parlare del tuo tour, perché ovviamente ci sarà un tour che si chiama Living Rock and Roll Tour 2022. Allora, questo precede quello che per me sarà un momento particolarissimo, che è Ottobre Fabbrica di Plastica al Foro, dove facciamo solo il disco di Fabbrica di Plastica. Non so in quanti abbiano mai fatto questa cosa in Italia, ma se l'hanno fatta, ben per loro. Però mi sento abbastanza unico negli ultimi anni a farlo, perché col disco ho avuto talmente tanto successo post
l'uscita, che io non posso che fare, non vedo l'ora di farlo. Tra l'altro in live quest'estate faremo soltanto un brano di quel disco lì, e tutto il resto sarà un divenire che sto preparando con il gruppo, molto particolare, con una bellissima scenografia. Io sul palco mi sento a casa, cioè come se smettessi la cucina, il soggiorno, però mi sento nudo, come se girassi nudo per casa, con la gente che mi guarda. Casa mia è un castello errante, infatti passano musicisti, c'è lo studio, quindi mi manca sentirmi a casa. E prima non era così per me. La fatica che io ho fatto è stata proprio quella di rompere questa barriera, perché volevo essere perfetto quando salivo sul palco. Perfetto dentro, era impossibile ovviamente, non sono imperfetto talmente, sono un peccatore, quindi. Però la sensazione che ho è lo stesso, perché quella di essere nudo. Però come mi sento a casa sul palco non lo so. Quanti si possono sentire a casa sul palco? Sfiderei tanti. Tu hai avuto una carriera formidabile, tantissimi successi. Cos'è che ti è rimasto più nel cuore di tutto questo? Lo dico sempre, lo dicevo da ragazzo, e ancora è Argentina, 1996. I Misteri Tretuttesi in spagnolo, Mar del Plata. Io a chitarra acustica, una maglietta che diceva Eat My Dust dei You Insensitive Fuck, dei Catherine Wing, che era un gruppo in quel periodo che piaceva, ma a me non aveva successo. E io feci la mia storia tra le dita come se stessi cantando, non lo so, Knocking on the Door di Bob Dylan. E c'erano, non so, bisognerebbe guardare quell'anno, ma credo 100.000, 150.000 persone. Scesi da quel palco, rimisi la chitarra dentro la custodia, non c'era nessuno perché c'era un lungo corridoio che sapeva di sudore, impregno. Poi l'Argentina il rock in Argentina è considerato rock, se non sei rock non vai da nessuna parte, cioè non ti lascia proprio andare. E c'era questo lunghissimo corridoio, io lo feci con la mia chitarra, uscì con questo odore pregno che mi prendeva i sensi, mi ricordo, mi toccava dentro. E mi sono detto, cazzo l'hai fatto. E cos'è la musica per te? In questo momento la musica ha sostituito gli affetti, anzi molto. Ho fatto da mamma, da papà, da cibo, da denaro. Non mi fa purtroppo da antidolorifico, no, anzi mi amplifica. Però credo che in questo momento mi fa da sport, mi fa rimpiangere che mi piace così tanto, mi fa piacere e allo stesso tempo mi dispiace che in questo momento sento che mi viene benissimo. Però se non ci fosse lei io non avrei scopo della vita. Quando spesso mi si dice che sono bravo a scrivere testi, mi fa piacere, ovviamente. Non lo dico mai abbastanza, mi fa piacere, forse perché tendo ad essere timido su queste cose. Invece ho imparato che la gente deve saperlo. Continuate a farmi complimenti, io sono gasato di questo. Magari non sono bravo a dimostrarlo, però credetevi. Bisogna dire quel che è vero, Gianluca, bisogna dire quel che è vero. Ho imparato ad essere più propenso, no? Diciamo che probabilmente mi sono mancati qualche abbraccio a me. Comunque, niente, è un mezzo che ho per esprimermi. Prima esprimevo molto me stesso, ero molto più esistenziale, quindi parlavo molto della mia persona, ero più giovane. Adesso quello che scrivo molto è dedicato spesso agli altri. Cioè, mi sono scritto qua sul braccio, ricordi di volerti bene, al di là del fatto che di tanto c'è bisogno, l'ho fatto in un periodo che avevo bisogno di ricordarlo. Però è vero, io spesso penso più, che sembra strano, ma sono un po' egoista. Tranne quando devo, sono costretto. Però per costringermi vuol dire che proprio sono messo male, Allora se mi sono messo male vuol dire che qualcuno mi ci ha portato a essere messo male. Ecco, su quello io non litigherei mai con me. In effetti però Gianluca lo saprai benissimo, ma in questo caso te lo voglio ricordare che c'è tanta gente, ma tanta gente che ti abbraccia, che ti adora, che ti segue, che ti ama, guarda, io credo che ti ammira, Gianluca. Lo so, grazie. È che io su questo ricambiano sempre soltanto con un atteggiamento, rispetto. Sì. Per l'argomento mi fa piangere, basta. No, assolutamente, non vogliamo questo, anche se la commozione è meravigliosa perché è una condivisione. Che papà sei? Sono un angelo custode per il momento. Non sono capace di fare il papà del sabato pomeriggio e il papà del sabato pomeriggio non me ne vogliono, perché non sono capace. Io non c'ho proprio, il mio ruolo è diverso, io mi sento un angelo custode. Questo è il mio ruolo più vicino. Ci sono, ma sai che esisto. Sono lì e ti vedo, ti osservo, ma non hai bisogno che io appaia. Però ci sono. Cioè, questo non vuol dire che non ci sono fisicamente, ci sono. Però l'angelo custode tende ad essere lì a dirti la cosa giusta nel momento giusto, quando ne hai bisogno. Ora sei felice? Io non sarò mai felice. Sereno? Sei sereno allora? Sì, sono sereno, sì. Oggi più di ieri. Oggi più di ieri, e a noi questo fa piacere. Sto imparando a costruire
a lavorare sulla mia persona. L'arte non può essere tutto quello che sento in questo momento. Diciamo che mi impegna molto. Però vorrei anche ricostruire dei rapporti, magari con una donna in maniera diversa, non mi dispiacerebbe, o magari non so. A voglia, ci saranno milioni di occasioni, poi non mancheranno a te. Adesso sai, le cose cambiano. Vabbè, ma è un discorso questo. Tanto lo troverai nelle canzoni. Quindi. Cosa ci possiamo aspettare da Gianluca Grignani in futuro adesso? Cos'altro? La dedizione. Sono dedito come se mi fossi sposato con la musica in realtà. Non tradirò mai il fatto che quello che faccio prima deve avere un senso per me, deve piacermi, deve riuscire a dire qualcosa, deve poter dire agli altri, sentite, io ho capito questo, se non l'ho capito non lo dico, perché credo che quello sia il mio ruolo. Quello è il ruolo che poi mi sono sentito dare in un certo senso. Però se c'è una cosa che io farei, ascoltando Grignani, ascolterei con un'altra, non con un orecchio solo, in mono, in stereo, ascolterei 2 volte, perché di solito è più facile, anzi, di solito arriva subito quello che voglio dire, basta ascoltarlo con quel tipo, rispetto ad altri artisti che magari sono artisti. A volte sono un po' cinico su questo argomento, a volte non ti voglio essere, però non sono tutti artisti. Io ascolterei in stereo, non in mono, ecco, perché so che ha qualcosa da dire, nel bene e nel male. Basta. Quindi sarei dedito, sono dedito. Poi dopo su cosa farò non te lo so dire, mi auguro belle cose, però su di me non ti posso dire, sono un po' come una pietra che rotola, like a Rolling Stone, che non sono i Rolling Stone ma è Muddy Water che lo scrisse. Io non so perché, ma sono quasi certo che farai delle bellissime cose. Quello che non voglio fare, lo dico in segreto, è fare stronzate. Ascolta Gianluca, noi siamo arrivati al termine di questa bellissima chiacchierata. A me ha fatto tantissimo piacere conoscerti, è la prima volta che ti intervisto, ma non credo sarà l'ultima, spero di no. E volevo solo anche per te. No, era ecco. Inglese, dai. Ecco, poi volevo solo chiederti un'altra cosa, l'ultima cosa, se hai qualcosa, se hai voglia di aggiungere qualsiasi cosa a questa intervista, qualsiasi cosa che io non ti ho chiesto. No, ma la cosa mia. Sto arrivando, sono dal vivo. Cazzi vostri. Perfetto, allora. Grazie mille Gianluca. Grazie mille, è stata un'intervista stupenda. Ti voglio bene. Ciao. Anch'io tantissimo. Ciao, bene. Grazie mille anche a voi e noi ci vediamo la prossima settimana, sempre qui su Libero TV, con un nuovo ospite e una nuova intervista. Take care.